Benvenuti su Incredibili Eventi. In questo video esploreremo 3 storie di immersioni oceaniche di profondità, ciascuna progressivamente più terrificante della precedente. Devo avvertirvi che l'ultima storia è particolarmente cruda, anche se rispecchia gli eventi così come sono accaduti. Come sempre, si consiglia la visione a discrezione degli spettatori. Nell'aprile del 2003, da qualche parte nel Mar Giallo, tra la Corea del Nord e la provincia di Shandong, in Cina, un peschereccio cinese notò qualcosa di strano che spuntava dall'acqua. Inizialmente sembrava quasi un'antenna, ma avvicinandosi si resero conto che era attaccata a un enorme oggetto metallico. Quando si avvicinarono abbastanza, capirono che si trattava del periscopio di un sottomarino, ma questo non stava facendo nulla. Galleggiava alla deriva senza alcuna direzione. Il peschereccio contattò la marina, che inviò 2 navi per investigare. Al loro arrivo, le 2 navi della marina temevano che potesse trattarsi di un sottomarino di un paese vicino, il che avrebbe rappresentato una grave intrusione nelle acque controllate. Ma avvicinandosi, riuscirono a identificarlo come un sottomarino cinese, ovvero una delle loro stesse navi. Cercarono di stabilire una comunicazione con il sottomarino, ma ricevettero solo silenzio radio. Il giorno successivo, il sottomarino fu finalmente abbordato per capire cosa stesse succedendo, e ciò che scoprirono era tanto spaventoso quanto confuso. Aprendo il portellone, notarono subito quanto fosse buio all'interno del sottomarino. Non c'era corrente, quindi nessuna luce era accesa. Iniziando a camminare all'interno, trovarono i corpi dell'equipaggio disseminati ovunque. La parte più strana era che tutti i membri dell'equipaggio erano ancora alle loro postazioni, come se stessero lavorando e fossero improvvisamente morti, senza nemmeno rendersi conto di essere in pericolo. In totale furono trovati 71 corpi senza alcun sopravvissuto. Mesi dopo questa scoperta, a seguito di una lunga indagine, un comandante e il commissario della flotta del Mare del Nord furono destituiti dalla Marina. Oltre a questi alti ufficiali, altri 8 ufficiali furono destituiti o degradati per comando e controllo improprio. A causa della segretezza delle operazioni militari, ci volle molto tempo prima che si sapesse la verità su cosa fosse successo al sottomarino e al suo equipaggio. Anche ora non è stato confermato al 100%. Questa è la teoria più accreditata sull'incidente. Questo particolare sottomarino trasportava normalmente 55 membri dell'equipaggio. Quando fu scoperto, c'erano 71 persone a bordo, quindi si è ipotizzato che fosse in corso una sorta di procedura speciale o un test. Uno di questi membri aggiuntivi era un ufficiale di alto rango e gli altri sembravano essere tirocinanti. Questo sottomarino era noto come un sottomarino diesel elettrico. In superficie, il motore diesel alimenta tutte le funzioni e la propulsione e carica grandi batterie. Queste batterie vengono utilizzate per alimentare il sistema di propulsione quando il sottomarino è immerso. In superficie, il motore diesel aspira aria per la ventilazione, il che può essere fatto anche quando il sottomarino è parzialmente sommerso per rimanere non rilevato. Quando il sottomarino è in questo stato sommerso, uno snorkel emerge dall'acqua per continuare a fornire aria al motore. Se l'acqua diventa troppo alta o il sottomarino si immerge, c'è una valvola che chiude lo snorkel per impedire all'acqua di entrare. Poco prima della scoperta del sottomarino da parte del peschereccio, il sottomarino o era emerso e la valvola non si era aperta, o era già emerso e l'acqua era stata rilevata, chiudendo la valvola. In ogni caso il motore avrebbe dovuto smettere di funzionare. Per qualche ragione, però, il motore continuava a funzionare e senza ventilazione consumò tutto l'ossigeno all'interno del sottomarino in soli 2 minuti. 1 minuto dopo l'esaurimento dell'aria, gli uomini all'interno avrebbero iniziato a sentirsi storditi e 2 minuti dopo sarebbero stati tutti incoscienti. Entro 3 minuti sarebbero morti per asfissia.
Questo avrebbe anche creato una depressione all'interno del sottomarino, rendendo difficile l'apertura di eventuali portelli. Ma probabilmente tutto accadde così rapidamente che nessuno se ne rese conto. È per questo che tutti i membri dell'equipaggio furono trovati alle loro postazioni, apparentemente ignari del pericolo. Un'altra possibilità è che, senza ventilazione, il motore diesel abbia emesso tutti i gas di scarico all'interno del sottomarino, che sarebbe stato altrettanto fatale. In ogni caso, il sottomarino era impegnato in una sorta di esercitazione per mantenere la furtività e quindi mantenere il silenzio radio. Per questo motivo non fu notato da nessuno al comando. Fu anche per questo motivo che cercava di ventilare mentre era parzialmente sommerso, anziché completamente in superficie. Alla fine fu una combinazione di errore umano e guasto tecnico che portò alla morte di tutti a bordo. Nel settembre del 1975, 2 sommozzatori lavoravano nel Mare del Nord, impegnati in un tipo speciale di immersione nota come immersione in saturazione. Il loro compito era eseguire un'immersione relativamente breve fino a 120 metri per districare una corda avvolta attorno al pilastro guida di un macchinario chiamato Blowout Preventer. Questo macchinario è essenziale per mantenere operativa la pipeline nelle perforazioni petrolifere e del gas. Quando i sommozzatori commerciali devono trascorrere lunghi periodi sott'acqua o eseguire immersioni eccezionalmente profonde, è poco pratico effettuare immersioni regolari. Anche per immersioni solo moderatamente profonde, il tempo di decompressione le rende completamente impraticabili. Invece, i sommozzatori scendono in camere metalliche chiamate campane di immersione. Vivono in queste camere e scendono quando necessario. Le campane sono dotate di letti, cibo, servizi igienici e tutte le attrezzature necessarie per vivere fino a un mese. Una volta terminato il lavoro, devono affrontare una sola lunga decompressione, quando la campana di immersione viene sollevata in superficie, anziché una dopo ogni immersione. Quel giorno i 2 sommozzatori terminarono il loro lavoro e furono riportati a una profondità di circa 94 metri, dove sarebbero poi entrati in un piccolo complesso subacqueo che fungeva da alloggio per il loro lavoro. Questo complesso era composto da 3 camere separate: la campana, la loro area abitativa e una piccola camera per il trasferimento tra la campana e lo spazio abitativo. Alle 21:50 la campana si collegò alla camera di trasferimento. I sommozzatori cercarono di pressurizzare la camera per uniformarla con quella di trasferimento, ma rilevarono una piccola perdita lungo gli anelli di collegamento. Dopo aver scollegato e pulito gli anelli, riprovarono e sembrava funzionare finché non si accorsero di un'altra perdita. Il supervisore li istruì a entrare nel loro spazio abitativo per evitare ulteriori perdite di pressione. Tuttavia, il supervisore dimenticò di cambiare il manometro per monitorare lo spazio abitativo. Credendo che ci fosse ancora una perdita di pressione, iniziò a pompare grandi quantità di elio, aumentando rapidamente la pressione all'interno della camera. Quando finalmente si accorse dell'errore, la pressione era quasi raddoppiata. A causa di questo rapido aumento di pressione e del trasferimento di calore dell'elio, la temperatura all'interno salì a livelli letali. Nonostante i loro tentativi disperati di aprire il portellone, la pressione rese impossibile l'apertura. Quando finalmente un altro sommozzatore fu inviato per aprire manualmente la camera, i 2 uomini erano già morti per ipertermia o colpo di calore. San Croix è una piccola isola delle Isole Vergini Americane, a est di Porto Rico. Come molte isole tropicali, l'acqua è perfetta per sostenere una varietà di vita marina e barriere coralline, rendendola ideale per le immersioni. Ma un luogo in particolare è famoso per una caratteristica unica, la Cane Bay Wall. A poche centinaia di metri dalla riva, l'acqua passa da una profondità di 12 metri a oltre 3.962 metri in una caduta verticale quasi immediata. Nel novembre del 1996,
3 sommozzatori commerciali stavano conducendo ricerche sulla fauna marina presso la Kane Bay Wall. Dopo aver lavorato per circa 15 minuti a una profondità di 67 metri, decisero di risalire. Ma quando uno dei sommozzatori, Rod, rimase indietro, Brett e Robbie, i suoi colleghi, notarono che era circondato da un'enorme nuvola di sedimenti. Brett tornò indietro per aiutarlo e scoprì che Rod era stato morso gravemente da uno squalo. Nel tentativo disperato di salvarlo, i due furono attaccati ripetutamente da squali. Nonostante i loro sforzi, gli squali tirarono Rod giù lungo la parete. Brett, ormai senza aria, dovette lasciare andare Rod e cercare di salvarsi. Con un ultimo sforzo, riuscì a raggiungere la superficie, ma Rod non fu mai ritrovato.